Ci sono diverse soluzioni, diversi kit per trasformare una bicicletta in elettrica. Oggi proverò il nuovissimo motore della Tongsheng, il TSDZ8. Parliamo di un kit molto evoluto, un motore centrale che quindi va inserito nel movimento centrale del telaio ed è adatto a persone che cercano un'esperienza di pedalata particolarmente efficace. Tutti i kit si compongono essenzialmente di tre elementi, ovviamente il motore, il pacco batteria e il display. Il kit è stato montato su questa Scott Scale 80 di qualche anno fa con ruote da 26 pollici e freni a disco idraulici. Ma parliamo di questo motore Tongsheng TSDZ8 che proviamo oggi. È un 750 watt a 48 volt, pesa 3,6 kg ed ha una spinta di 90 Nm. Nel mio caso la batteria è da 15 A a 48 volt per una capacità di 720 Wh. Per il momento ho un display basico, il VLCD 6, perché è quello più evoluto, quello a colori, che ci permette anche di gestire tutta l'e-bike con l'app del telefonino, non è ancora arrivato. La caratteristica che porta questo motore ad un altro livello è data dalla presenza del sensore di torsione all'interno del motore, che in base alla forza che noi esprimiamo nei pedali gestisce l'erogazione della pedalata assistita. Il kit arriva con un bel pacco enorme con dentro tutto e certo dopo bisogna anche saperlo montare. L'operazione non è difficilissima, ma bisogna avere una certa manualità e anche un po' di attrezzatura. Ma se vi sembra troppo complicato, c'è Tecno Bici Elettrica ad Este, qui in provincia di Padova, che ringrazio per avermi dato la possibilità di provare questo nuovo motore. Loro sono specializzati in queste trasformazioni e in circa 3 ore vi restituiscono la bicicletta con tutto il lavoro fatto. Noi ci siamo specializzati a fare queste trasformazioni in elettrico, abbiamo due tipologie di motori, il TSTZ e il Bafang. Nell'arco di 3-4 ore facciamo questa installazione su accordi con il cliente, su appuntamento. Ovviamente sulle nostre trasformazioni c'è una garanzia di 2 anni sul motore e 1 anno sulla nostra batteria. Noi ci teniamo molto alle nostre batterie, le facciamo fare sui nostri laboratori artigianali con celle LG e Samsung, tipo questa su custodia a triangolo idrorepellente oppure su conchiglia su portaborraccia. Con queste soluzioni possiamo ottenere autonomie molto importanti. Possiamo arrivare anche oltre i 100 km, poi dipende sempre in base alle tipologie di percorso. Una raccomandazione che faccio sempre è: accertatevi che la vostra bicicletta abbia le caratteristiche essenziali per essere trasformata. E quindi una larghezza del movimento centrale compresa tra i 68 e i 73 mm e con un diametro interno di 33,5 mm. E adesso partiamo per il test, poi vi dirò le mie impressioni e parleremo anche di prezzi. Questo primo tratto di ciclabile è completamente pianeggiante e ne approfitto per vedere anche l'allineamento della catena. Su questa Scott ho un pacco pignoni da 9 velocità e tutte entrano molto bene, quindi vuol dire che la catena è ben allineata con il motore. Su asfalto e in pianura il motore va veramente bene, è silenziosissimo ed è veramente piacevole anche la pedalata. Questo è un percorso ad anello di circa 21 km che utilizzo spesso per i miei test qui sui Colli Ogani ed ha 3 importanti salite, così da mettere alla prova sia il motore ma anche la durata, la capacità della batteria. E adesso si sale. Questo motore Tongsheng ha 4 assistenze e adesso sto utilizzando la seconda per questo piccolo dislivello che abbiamo appena affrontato. Intanto oggi è una giornata veramente spettacolare qui sui colli.
Ecco, questo adesso che affronteremo è un muro parecchio difficile, quindi provo a scalare, vediamo se riusciamo a farlo. Motore ce n'è e tanto, la salita è veramente impegnativa, ma wow! Wow, affrontata questa salita quasi senza accorgermene, devo dire molto ma molto bene. È una salita veramente impegnativa e quasi non me ne sono neanche accorto di come sono andato su. Devo dire che potenza ce n'è tanta, ma anche veramente ben dosata. Si sente la presenza del sensore di torsione che rende veramente bella la pedalata, molto fluida e proprio regolare in base alla potenza che si imprime sui pedali. Sono ancora impressionato appunto della salita che ho fatto prima, che anch'io con il mio Bafang 750 molto spesso devo mettere piede a terra e scendere, mentre qui è salita veramente molto bene e questo devo dire che mi ha veramente sorpresa. Affronto tutta questa salita anche con la potenza massima del motore, così da metterlo allo sforzo massimo per vedere anche alla fine se il motore scalda. Ovviamente, essendo il primo giro di prova, non posso confrontare quello che è la velocità media oppure i tempi rispetto a altre biciclette o al mio Bafang 750, però la sensazione è quella che il motore spinga veramente forte e soprattutto è veramente piacevole e divertente. Ed ecco che ho scollinato. Al tenoro del motorone, posto incredibile. Ma vediamo se il motore si è surriscaldato. Direi perfetto, assolutamente neanche tiepido, proprio credo che ci sia una buona dissipazione del calore e assolutamente freddo, quindi come non avesse fatto sforzo. Bravissimi. Questa è la seconda salita che vado ad affrontare oggi, la salita che porta a Monte Posolo, una delle vedute più belle dei colli Euganei. Impressionante come questo kit della Tongsheng sia veramente intuitivo, è molto semplice capire subito il tipo di assistenza che ci serve proprio in base alla nostra pedalata, molto semplice e quindi credo veramente adatto a tutti proprio per la sua semplicità di utilizzo. Riesce a erogare proprio la giusta potenza che ti serve per quel tipo di salita che stai affrontando. Trasformare una bicicletta normale, renderla elettrica, ci dà la possibilità veramente di arrivare in questi posti magnifici con uno sforzo, diciamo, relativo. Quindi dà la possibilità un po' a tutti di godere di questa meraviglia. Terza e ultima salita di questo mio circuito, con pendenza veramente importante e per tutto il percorso è su asfalto, ma è in assoluto delle tre
quella più tosta. E anche qui vediamo come questo motore Tongsheng risponde a questa pendenza. Sono in assistenza 3 e adesso cerco anche la marcia giusta nel cambio meccanico. Il consumo della batteria mi sembra di vedere dal display che sia praticamente come all'inizio, quindi 4 attacche, ma è ovvio che per misurare bene la capacità, la durata di una batteria bisogna testarla più volte. Adesso ho inserita la quarta assistenza, la massima, e diciamo che sto salendo abbastanza bene. Ed ecco che ho scollinato e qui il panorama veramente bello. Ecco, quello in fondo che vediamo là, il campanile, quello è Calaone, quindi la nostra meta. Ed eccomi arrivato al punto di partenza. Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto? Beh, innanzitutto ho promosso il motore perché c'ha veramente una spinta potente, i 750 watt si sentono, ma l'erogazione è molto fluida, molto lineare e anche intuitiva. Mi è piaciuta moltissimo l'esperienza di pedalata grazie appunto al sensore di torsione che c'è all'interno di questo motore che fa la differenza. Ottimo anche il consumo della batteria in questo percorso di 23 km, un dislivello di 600 metri e qui il display mi indica ancora il pieno. Certo bisognerà testarlo di più per capire quanto affidabile è questo display. Molto bene anche questa custodia semirigida con all'interno il pacco batteria che dà veramente una buona sensazione, un buon feeling. Cosa invece non mi è piaciuto? Beh, di sicuro il display. Questo display di serie è troppo basico e non è all'altezza delle prestazioni appunto di questo nuovo motore, ma è anche per questo che abbiamo ordinato il nuovo e appena sarà disponibile quello a colori lo installeremo in questa bici. Assolutamente promosso questo nuovo motore della Tongsheng TSD Z8 che terrò per un po' di tempo anche perché voglio testarne soprattutto l'affidabilità. Prezzi. Il motore della Tongsheng TSD Z8 in linea di massima è meno costoso del kit della Bafang. I costi variano a seconda delle configurazioni, quindi potenza del motore, batteria, tipo di display, diciamo tra i 590 e gli 800 euro. Vi lascio qui sotto nella descrizione il link a Tecno Bici Elettrica dove potete acquistare il kit e dove c'è anche il mio codice sconto. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.